Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale Hippo-Camper. Oggi parliamo di zanzariere. Allora, buongiorno di nuovo a tutti. Più che di zanzariera andiamo a parlare di come andare a sostituire la zanzariera di una nostra finestra, la classica S4, ovvero le finestre Seitz che conosciamo tutti benissimo con la cornice, quindi telaio contro telaio. La cornice esterna porta il vetro, la cornice interna invece porta l'oscurante e la zanzariera. Abbiamo fatto già un video in merito, ve lo metto qui da qualche parte. Oggi però andremo a sostituire completamente la zanzariera. Ne avevamo già parlato, ma vi faccio un po' un dettaglio fatto un pochino meglio su come effettuare questa sostituzione, perché esiste un kit che porta anche la barra centrale, quella che dall'alto verso il basso voi andate ad accoppiare con quella inferiore che porta il telo oscurante, quindi il lavoro è sicuramente molto più pulito. Costa un pochino di più perché il kit costa sicuramente di più che riparare la zanzariera, però tra la manodopera, lo smontaggio, il rimontaggio eccetera eccetera, alla fine il lavoro sicuramente viene meglio. Vi faccio proprio un dettaglio di come andiamo ad operare in modo da potervi mettere nelle condizioni di poterlo fare da soli. Prima di fare questo però, come al solito, vi chiedo l'iscrizione al canale, di mettere un like sui video che vi piacciono e di condividerlo con i vostri amici. A voi non costa niente, a noi ha la forza per andare avanti, ok? E attivate anche la campanella per ricevere notifiche dei video che caricheremo successivamente. Prima cosa da fare quindi è avere tra le mani la zanzariera e quindi andiamo a smontare il frame interno. Ci avvarremo del classico avvitatore e per qualcuno di voi già lo sa, prendiamo in genere un punteruolo per levare i coprivite. Entriamo dentro e lo facciamo insieme. Questo è il telaio che dobbiamo smontare, questa è la finestra, come vedete ha l'oscurante diciamo in buone condizioni, sano perché il veicolo comunque è nuovo, però ha la zanzariera qua dentro che si è tutta accartocciata e praticamente si è strappata, pertanto è rimasta la parte del cursore per poterlo agganciare senza i due finali di plastica laterali. Andiamo a questo punto a smontare la cornice. Prendiamo il nostro punteruolo, lo inseriamo lateralmente. Come vedete questi tappini sono di gomma, quindi è molto facile da fare. Lo facciamo per tutto. Questo è un problema che potrebbe capitarvi, quindi in questo caso in cui voi abbiate la parte superiore non semplicemente accessibile con l'avvitatore, invece di impazzirvi sarebbe meglio utilizzare un accessorio come questo, ovvero il 90 gradi, che viene applicato direttamente all'avvitatore in questa maniera, così, e ci consente praticamente di inserire in maniera non semplice perché non è facile, però più agevole, e smontare le viti che sono molto più difficili da raggiungere. Eccole qua, eccole, vedete, in questa maniera. Non è una cosa semplice, non si augura a nessuno, però a volte capita. È l'ultima. Possiamo tirare via il telaio. Ecco qua. Ora andiamo in laboratorio e andiamo a vedere di che cosa si tratta. Allora, ecco il telaio, l'abbiamo portato in laboratorio. Come vedete abbiamo la zanzariera completamente attorcigliata e rovinata, mentre invece l'oscurante in ottime condizioni. Allora, l'altra volta vi ho fatto vedere come sostituire la zanzariera tagliandola eccetera eccetera, ma ci siamo diciamo accorti, o comunque abbiamo deciso questa volta di acquistare direttamente il kit, perché è completo di tutto ed è molto più semplice da sostituire. L'ho già aperto, come vedete abbiamo la confezione completa, l'apriamo e all'interno troviamo la zanzariera, guardate quanto è bella, pulita,
vi ripeto, costa un pelino di più, però poi alla fine andiamo a guadagnare in salute. Allora, questa chiaramente andremo a sostituirla in questa maniera, ok? L'avvolgimento è così, in modo che diciamo, la clip sia all'esterno, eccolo qui. Quindi dalla parte destra abbiamo il terminale con innesto dentro la sua sede, e dalla parte sinistra, vostra destra ovviamente, abbiamo la molla. La mettiamo un attimo da parte e adesso vediamo come smontare la zanzariera. Allora, come avete visto, abbiamo sulla destra, andiamo a lavorare sulla destra, vi servirà un cacciavedino di questi, ovvero un cacciavedino a croce abbastanza piccolo. In questa maniera svitiamo il terminale che è alloggiato sull'estremità. Non c'è bisogno di fare altro, è veramente molto semplice, cioè non c'è bisogno di smontare le due guide laterali. Allora, ci sarà bisogno solamente di tirare su. Questo è il terminale che poi rimetteremo in sede e svitiamo. Vedete, la zanzariera chiaramente, ovviamente, se la molla si è scaricata, questo lo possiamo rimuovere. Per fare l'installazione facciamo in questa maniera. Allora, innanzitutto la cosa da fare è inserire all'interno della sede il cursore in questa maniera. Dobbiamo metterlo, forziamo un pochino e lo mettiamo dentro, ok? Lo facciamo scorrere in questa maniera. Poi ovviamente prenderemo il piccolo fermo laterale, lo inseriremo nella sua sede, ok? Poi facciamo in questa maniera, mettiamo più o meno a metà la zanzariera, lo agganciamo, ecco, avete sentito? Ha fatto clic, quindi lo agganciamo in questa maniera e dobbiamo andare, fissiamo ovviamente il terminale, così, quindi lo rifissiamo nuovamente. Adesso la parte un pochino più complessa, la molla va caricata in senso orario guardandola dall'esterno. Per caricarla in senso orario prendiamo anche una pinza a becco, sarebbe sicuramente opportuna. Noi prendiamo praticamente un giramaschi in questa maniera, perché è veramente molto comodo. Lo fissiamo, ma qualsiasi cosa che vi consenta di tenere fisso la parte piatta schiacciata del terminale è ben accetto, insomma va bene lo stesso. Quindi iniziamo a girare, giriamo fino a quando, ecco, questa è la cosa interessante, fino a quando sentiamo una tensione che non è eccessiva. Mi rendo conto che lo dovete fare un pochino a sensazione, mi rendo conto che non vi posso dare il newton-metro, ecco, questo è il discorso. Quindi noi adesso siamo abbastanza, diciamo, l'abbiamo fatto talmente tante volte che questa più o meno è la tensione che io ritengo giusto. Adesso la cosa più complicata è la seguente: lo sfiliamo un pochino e lo prendiamo in pizzo, in modo da lasciare il pianetto, questo pianetto qui, eccolo qua, questo piano, vedete? Eccolo qua, lo prendiamo in questa maniera. Adesso è la parte più delicata, perché dobbiamo metterlo dentro. Ok, come vedete, ok, lo abbiamo inserito qui all'interno. Ora ovviamente possiamo procedere sempre con la pinza a prenderlo proprio in punta e inserirlo all'interno. Ecco qua. Fino a quando, ecco, vi serve assolutamente una pinza a becco, ecco, fino a quando non sta abbattuta, vedete? In questa posizione, vedete? Dove la parte piatta praticamente va abbattuta dentro, bloccata da queste due fascette. Perfetto, questo è praticamente il tutto, eccolo qua. Come vedete abbiamo ripristinato la funzionalità. Vediamo un attimo se non è troppo tirato. No, va benissimo. Ok, perfetto, quindi fissiamo la parte superiore
dalla parte superiore alla parte inferiore. Ecco, è anche troppo tirato, però chiaramente la molla adesso piano piano si allenterà un pochino, quindi va benissimo, perfetto. Ok, siamo pronti per rimontarlo nuovamente. Come vedete è molto semplice, ci vuole un po' di manualità, ma è molto semplice, quindi a questo punto non conviene stare a tagliare, rimettere. Se non si ha altra possibilità, ok, lo facciamo, ma altrimenti sinceramente questo è un metodo molto più rapido. Ok, andiamo di là e lo andiamo a rimontare. Eccoci qui nel camper, procediamo pertanto al rimontaggio zanzariera nella parte superiore. Ok, perfetto. Ricordatevi di riprendere il filo. Ok. Si dà una prima stretta i 4, diciamo, se ne mettono 4 in modo che la cornice rimanga ok, ferma. Sempre mezzo giro, ok, e poi li appuntiamo. Ecco qua, allora, perfetto, oscurante e zanzariera, benissimo, perfetto, guardate che bel risultato. Ok ragazzi, perfetto. Allora, per oggi è tutto, molto semplice il video, però secondo me è molto interessante perché potete farlo anche da voi. Applicate bene quello che avete visto in laboratorio, perché la parte più delicata è quello del caricamento della molla. Noi ormai lo facciamo in maniera molto rapida e semplice perché siamo abituati ormai, però lo potete, con un po' di attenzione lo potete fare anche voi. Non tiratela troppo perché altrimenti non scende e tende ad avere una tensione troppo elevata. Anche questa è un pochino troppo tirata, però ripeto, piano piano si allenterà. E niente, acquistate il ricambio originale perché sicuramente vi facilita moltissimo. Oggi per questo tutorial, un vero tutorial stavolta, è tutto. Se vi è piaciuto il video chiaramente iscrivetevi al canale e condividete i video con i vostri amici se ritenete siano dei contenuti interessanti e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Come al solito ci vediamo alla prossima.